E se vi dicessi che All Star Grand Kingdom 2026 potrebbe non essere solo un altro grande evento della Stardom, ma il momento esatto in cui un dominio lungo più di un anno potrebbe iniziare a crollare? Perché quando tutto sembra perfetto, è proprio lì che inizia a rompersi. Perché sì, quando si parla di hate, non stiamo parlando semplicemente di una stable dominante, stiamo parlando di un vero e proprio impero costruito con forza, strategia e controllo. Un sistema che per mesi ha dettato leggi all'interno della compagnia, accumulando titoli, vittorie e imponendo la propria presenza su chiunque si trovasse davanti. Ma ogni impero nella storia arriva sempre a un punto critico e quel punto potrebbe essere molto più vicino di quanto immaginiamo. All Star Grand Kingdom, in programma il 26 aprile 2026, non è un pay-per-view qualsiasi, è uno di quegli eventi che hanno il potenziale per cambiare tutto. E il motivo è molto semplice. 8 metterà in palio quasi tutto ciò che possiede. Sayaka Mitani difenderà il World of Stardom Championship contro Sayaka Kurara. Konami difenderà il Wonder of Stardom Championship contro Hanan, mentre BMI Nissen, ovvero Natsuko Ruaka, metteranno in palio i Goddess of Stardom Titles contro Zero Nirain, il team formato da Azumi e Miyu Hamasaki. 3 match titolati, 3 possibilità concrete, 3 punti di rottura che potrebbero incrinare qualcosa che fino ad oggi è sembrato indistruttibile. E quando le crepe iniziano a formarsi, fermarle diventa quasi impossibile. La domanda dunque sorge spontanea. È davvero possibile che tutto questo finisca? Oppure stiamo semplicemente assistendo all'ennesima dimostrazione di superiorità da parte di Hate? Perché sulla carta bisogna dirlo. Hate parte ancora una volta favorita. È una stable che ha dimostrato più di una volta di saper controllare le situazioni, di saper vincere anche nei momenti più complicati, di riuscire a piegare il corso degli eventi a proprio favore. Ma proprio quando una stable sembra invincibile, è lì che iniziano le crepe. Partiamo dal match più importante, quello che rappresenta il vertice assoluto della compagnia. Sayaka Mitani contro Sayaka Kurara per il World of Stardom Championship. Saya è il simbolo di questo dominio, è il volto della supremazia di 8, una campionessa che ha costruito il suo regno con prestazioni solide, presenza scenica e una sicurezza che raramente vacilla. Dall'altra parte però c'è Sayaka Kurara e c'è un dettaglio fondamentale che rende ancora tutto più pesante, perché Sayaka Kurara non sta combattendo solo per se stessa, sta combattendo per le Cosmic Angels, perché in caso di sconfitta quella stable potrebbe essere sciolta per sempre. E allora questo match cambia completamente significato. Non è più solo una sfida per il titolo, è una battaglia per la sopravvivenza. Kurara sta portando sulle spalle un'eredità enorme, quella lasciata da Tam Nakano, e la sua determinazione nasce proprio da lì. Non lasciare che tutto finisca così, ma provare a dare una nuova vita a qualcosa che per molte persone significa molto più di una semplice staple. Perché a volte non serve essere la favorita, basta essere quella con più da perdere. Perché nel wrestling, e soprattutto in Stardom, le sorprese arrivano quando meno te lo aspetti. E allora, la vera domanda non è solo se Saya vincerà, ma se questo match potrebbe nascondere qualcosa di più grande, un possibile shock, un momento capace di cambiare completamente le carte in tavola. Passiamo poi a Konami contro Hanan per il World Wonder of Stardom Championship. E qui il discorso si fa ancora più interessante, perché questo non è solo un match titolato, è uno scontro tra presente e futuro. Konami
rappresenta la solidità, l'esperienza, il controllo, mentre Hanan è crescita, evoluzione, è quella nuova generazione che lentamente sta bussando alla porta del vertice. E il suo percorso fino a questo match non è stato casuale. Hanan è arrivata fin qui vincendo il Cinderella Tournament 2026, un traguardo che rappresenta crescita, consacrazione, un passo definitivo verso l'elite della Stardom. Ma quel momento, che avrebbe dovuto essere perfetto, è stato immediatamente macchiato, perché Konami ha deciso di trasformarlo in qualcosa di completamente diverso. Durante la cerimonia di incoronazione ha attaccato Hanan, imbrattandole il viso e il vestito con il suo iconico spray nero, distruggendo simbolicamente quel momento da Cenerentola e trasformandolo in qualcosa di sporco, di rovinato. E da lì questa non è più solo una difesa titolata, è diventata una questione personale. E quando una storia diventa personale, il risultato smette di essere prevedibile. E sì, perché quando il futuro incontra il presente in un contesto così importante, spesso il risultato non è mai scontato. Anzi, questo è forse il match che più di tutti ha il potenziale per segnare un cambiamento reale. Se Hanan dovesse vincere, non sarebbe solo una vittoria personale, sarebbe un messaggio fortissimo. Il dominio di Hate può essere spezzato. E poi c'è il match di coppia, BMI Nissen contro Zero Nirain, e qui entriamo in un territorio ancora diverso. Natsuko Tora e Ruaka sono la forza bruta, la potenza, l'impatto fisico, un team che ha costruito il proprio successo sulla distruzione sistematica delle avversarie. Ma dall'altra parte troviamo Azumi e Miyu Hamasaki, velocità, tecnica, sinergia, un team che rappresenta una visione completamente opposta del wrestling. E quando due filosofie così diverse si scontrano, il risultato può essere imprevedibile. Questo match non è solo una difesa titolata, è uno scontro di stili, di generazioni, di idee. Ed è proprio per questo che potrebbe essere il punto di svolta perfetto, perché quando la forza incontra la velocità, una delle due è destinata a cadere. Ma c'è un dettaglio, uno di quelli che spesso passano inosservati, ma che in realtà raccontano molto di più di quanto sembri. Gli Artists of Stardom Titles, attualmente nelle mani di Konami, Rina e Forbidden Dead, non verranno difesi. E questo non è un caso. È una scelta narrativa, una decisione che protegge parzialmente Hate, ma allo stesso tempo la espone. Perché da una parte significa che la stable non rischia tutto, ma dall'altra crea una situazione in cui eventuali sconfitte negli altri match peserebbero ancora di più. È come se Hate stesse entrando in questo evento con una sicurezza apparente, ma con un equilibrio molto più fragile di quanto sembri. A volte basta un singolo passo falso per far crollare tutto il resto. E allora torniamo alla domanda iniziale. Il dominio di Hate può davvero finire a All Star Grand Kingdom? La risposta forse non è così semplice, perché la fine di un dominio raramente avviene tutta in una notte. Non è detto che Hate perda tutto, non è detto che venga completamente distrutta, ma quello che è molto più realistico, molto più interessante, è che questo evento rappresenti l'inizio della fine. E la cosa più pericolosa è che spesso non te ne accorgi finché non è troppo tardi. Magari perderanno un titolo, magari due, magari vinceranno, ma con difficoltà, mostrando per la prima volta delle debolezze. E nel wrestling le debolezze sono il primo passo verso il crollo, perché il vero punto non è solo chi vincerà o chi perderà. Il vero punto è cosa succederà dopo. Se Hate dovesse uscire da questo evento con meno titoli, con meno controllo, con meno certezze, allora sì,
potremmo dire che qualcosa è cambiato, che il dominio, per quanto ancora forte, non è più assoluto. E quando un dominio smette di essere assoluto, diventa vulnerabile. All Star Grand Kingdom 2026 potrebbe quindi non essere la fine, ma l'inizio di una nuova fase. Una fase in cui Hate dovrà difendere non solo i propri titoli, ma la propria identità. Una fase in cui le altre wrestler inizieranno a vedere una possibilità, uno spiraglio, una crepa da cui entrare. E quando quella crepa si apre, richiuderla diventa sempre più difficile, perché una volta che il dubbio entra, non se ne va più. E forse è proprio questo il bello di tutto ciò, non sapere esattamente cosa succederà, non avere certezze, sentire che qualcosa di grande è nell'aria, perché eventi come questo non capitano spesso. Eventi in cui più titoli sono in gioco, in cui una stable dominante viene messa davvero alla prova, in cui ogni match può contribuire a cambiare il corso della storia. Quindi sì, la domanda resta: Hate è davvero alla fine del suo dominio? Oppure dimostrerà ancora una volta di essere intoccabile? La risposta arriverà sul ring il 26 aprile, ma una cosa è certa: dopo All Star Grand Kingdom nulla potrebbe essere più come prima, perché forse la caduta è già iniziata. Ma adesso voglio sapere la vostra, perché qui le possibilità sono davvero tantissime. Hate continuerà a dominare come ha fatto fino ad oggi? Oppure questo sarà l'evento che darà il via alla sua caduta? Scrivetelo nei commenti. Secondo voi quanti titoli perderà Hate? Nessuno? Uno? O assisteremo a qualcosa di completamente inaspettato?